Se devo pensare qual è stata la foto più bella di questi giorni, quella che penso possa essere la foto più bella o forse per me anche un po' iconica, è una foto che non pensavo di poter fare, nel senso che non pensavo ci fossero quelle condizioni, non pensavo di farla in quel posto dove non pensavo neanche di passare, però alla fine mi rappresenta, perché alla fine io sono questo, sono un improvvisatore, non sono un pianificatore. E mi ricordo quella mattina sono partito col buio perché volevo fare l'alba, dormivo in rifugio, quindi avevo questa possibilità di essere già più in quota. E il meteo però dava un bello, ma non era bello, nevischiava anche, però avevo visto delle stelle un'ora prima, quindi poi ormai una volta che parti vai, sali, e arrivo al passo del Col Sulé, vento forte, quindi diciamo tutte le condizioni, non dico per tornare indietro, perché comunque non ero tornato indietro, ma per non essere molto fiduciosi, però ho detto salgo, c'era un po' di neve anche per terra, quindi non era facile sui sassi, ho dovuto fare anche un po' attenzione, mi sono un po' arrampicato tra virgolette fino a testa Sula e a un certo punto è arrivato il sole, è arrivato questo raggio di sole sui sassi e praticamente in 20 secondi ho dovuto improvvisare la foto. Me l'aspettavo ma non me l'aspettavo, però probabilmente è stata la foto più sentita e più bella, perché comunque condizioni difficili, ma è stato bello quel minuto, è durato un minuto, però è stato emozionante. È la luce che decide, è la luce che decide che foto farai, è l'istinto, non sono io che non pianifico un luogo, un'ora, un dettaglio e quindi probabilmente quella foto lì potrei tornare 1000 volte e non la farei, perché quella neve, quelle circostanze sono uniche di quel momento. Una cosa anche che ho notato in queste valli è il fatto che a livello diciamo di trasporto non è veloce passare da una valle all'altra. L'opportunità del treno potrebbe essere proprio questa, che tu arrivi direttamente all'imbocco delle valli e poi puoi girare come a libero piacere, perché alla fine la macchina qui non è fondamentale, perché comunque la strada è sempre fondamentalmente una sola per ogni valle, quindi non ti dà possibilità di arrivare molto più in là. Non si è lontani da Torino, ma si è lontani da Torino. C'è il treno che ti può portare all'imbocco delle valli, ma dopo il resto va guadagnato. Ad Appissinetto Rifugio Solvin è rappresenta un po' la classica tappa che quasi non avrei voluto fare, nel senso che quando io vedo rifugio, leggo quota 1500, già dico ma sarà poi un posto che non si vede niente. Invece sono arrivato al Rifugio Solvin, è un panorama incredibile e non me l'aspettavo, non avevo proprio neanche guardato e mi ha sorpreso. Tra l'altro poi l'alba del giorno dopo è stato anche un bel regalo, diciamo, per cominciare questa traversata. In questi giorni ho scelto un itinerario che avesse una logica, quindi un anello che fosse anche riproducibile da chi volesse venire,
quindi con degli appoggi, con delle tappe diciamo della lunghezza e una difficoltà giusta per l'escursionista, che toccasse le varie valli. Ovviamente tanti posti non sono stati trattati, ma ce ne sono. Gli itinerari non sono banali, sono lunghi, quindi la traversata forse si presta in questo luogo a permetterti di vedere cose diverse. Da Rifugio Salvin arrivare a Vonzo sono passato dal Monte Bella Varda, che è un poggio panoramico su questa dorsale che percorre tutta la Val Grande, che la divide dalla Valle di Ceresole, e anche questa è una cima molto, molto panoramica. Ciao! Ciao! Vedevo che c'è una chiesetta bianca, si passa di là per andare a Varzo? Sì, allora, devi farti questo sentiero che vedi qua. Scende di qua. Sì, non ci sono tantissime indicazioni. Arrivi in un punto in cui il sentiero inizia a farti zigzag, fai attenzione perché ci sono dei punti che non sono bellissimi. Arrivi a un alpeggio, dall'alpeggio vai fino alla Madonna del Ciavanese e lì praticamente vedi tutta quella parte di montagna che hai là davanti. Tu invece dove sei? Io sono a Valtellina. Che bello. Quindi dovrò fare un giro anche di là, prima o poi. sono un po' fuori zona. Come mai sei qua? Ma volevo fare questa traversata delle valli, che non ero mai stato qua in queste valli di Lanzo, e quindi ho messo giù un percorso a tappe. E come Quindi mai proprio le valli di Lanzo? Penso che rispecchino alcuni criteri che piacciono a me, ossia che un po' selvagge, non troppo fruite dal turismo di massa, diciamo. Sì, e se uno deve arrivare in montagna già essere lì che suona, che litiga per un parcheggio, che fa la fila a prendere da bere, tanto vale andare in città. Esatto, basta restare a Torino. Dai, grazie mille. Ma figurati. E alla prossima. Ci vediamo e buon viaggio. Dai, grazie. Allora. Ciao, ciao. Ciao. Sta arrivando, guarda. Sì, sta arrivando. Sì, sta arrivando. Ciao! Ciao. Ben arrivato. Grazie. E che giro hai fatto alla fine oggi? Sono passato dal Bella Varda, dalla cima, e dopo sono passato dal Rocco delle Masche. Beh, questi sono luoghi di masche, appunto, diciamo chiamate anche streghe. Non so se hai notato le erosioni che ci sono molto profonde.
sia dentro sia fuori, Sì, proprio fuori, sulla sì, parete. Diciamo che la leggenda che c'è lì però è interessante, perché appunto parla di un dispetto che loro hanno voluto fare al diavolo. Perché praticamente hanno voluto prendere una sera in un sabba questo masso gigante, trasportarlo in volo verso Lanzo e fare un dispetto al diavolo, quindi buttando questo masso sul suo ponte che lui aveva costruito. Il ponte del diavolo rimane giù nel A Lanzo, fondovalle, proprio a Lanzo, okay. esatto. E quindi cosa succede? Che quando arrivano giù il diavolo si arrabbia tantissimo, le blocca e le rimanda di nuovo qui a Vonzo. Però gli toglie tutti i poteri, quindi per questo ci sono queste erosioni, perché hanno dovuto portare il masso sulle spalle e quindi si dice che quelle fessure siano proprio diciamo la forma delle spalle, delle teste, delle masche. Ai tempi dell'Inquisizione c'è stata un'azione massiccia contro queste donne che magari semplicemente conoscevano l'uso delle erbe, e quindi questo destava sospetti tra la popolazione. La Chiesa spesso andava a perdere delle offerte che magari i parenti del malato avrebbero fatto nei loro confronti, e quindi essere chiamate masche in questi posti diversi secoli fa poteva anche costare la vita. Era tanto importante per la Chiesa poter mettere a tacere queste donne, che in realtà la maggior parte di loro andavano proprio a messa, facevano proprio vedere i simboli, il crocifisso. E questo sì, questo è il costume tradizionale delle valli di Lanzo. Dare la colpa a qualcuno a volte è la soluzione più semplice. Il fine ultimo per sentirsi meglio. Io alla fine vado sulle cime, mi piace fotografare anche quello che incontriamo, il fondovalle, i dettagli, i borghi, sono curiosità, però ovviamente quello che mi preme, che mi caratterizza è più l'alta montagna, quindi soprattutto l'alba, il tramonto, quei momenti un po' unici, diciamo. A volte è difficile anche riuscire a legare le due cose, perché da paesaggista le immagini che vendi o comunque che piacciono sono quelle che altri non vedono, oppure quelle che gli altri sono abituati a vedere, quindi il classico rifugio, il classico lago, eccetera. I dettagli mi affascinano, anche se necessiterebbero di più attenzione per essere realizzati al meglio, però diciamo riempiono un po' un reportage, nel senso che un reportage fatto solo di grandi paesaggi alla fine forse è un po' asettico. Alla tappa successiva da Vonzo fino ad arrivare a Forno Alpigraie ho trovato anche tanti bei boschi di faggio, degli scorsi come la Roc della Mea, quindi questo roccione monolitico con questo borgo, con questa comunque visione su tutta la testata della Val Grande. Qua il buon vento la porta. Grazie. In mezzo ai miei asini.
Intanto ho portato la pioggia. Purtroppo sì. Vedo che a loro non dà fastidio. No, Stanno bene qua. loro stanno benissimo sotto la pioggia e sotto la neve. Qua siamo a 1120 metri esattamente, sì, quindi diciamo che non sono più le stagioni di una volta, però comunque il freddo d'inverno si fa ancora sentire e quando siamo fortunati anche la neve. I piccolini che vedo sono nati quest'anno, quindi? Eh sì, quelli sono puledri che hanno sui 3-4 mesi, sono nati quest'anno, però i nostri asini sono particolarmente robusti. Questa cosa è nata un po' come una scommessa, non volevamo fare un allevamento d'asini, noi volevamo prendere 2 asini proprio come comune di Groscavallo e loro sono animali molto adatti a questo perché non mangiano tanto l'erba fine come le mucche, ma mangiano la ramaglia, i rovi, le cortecce. È già capitato che i nostri asini siano stati usati proprio per riaprire questi sentieri, come è successo per il sentiero che porta da Miliere agli Alboni, che è stato riaperto proprio dall'intervento degli asini. Può sembrare strano, però è un lavoro estremamente ecologico e che non costa. Quindi, una scommessa vinta. Una scommessa vinta, senza dubbio, è una bella soddisfazione perché le posso assicurare che la differenza rispetto a prima nelle zone di sottobosco si vede e anche molto. Sì, sì. L'idea di un parco nazionale o di un'area protetta in generale si basa sostanzialmente su questo concetto: fare un'area protetta per vedere come si può gestire la natura nella sua valore essenziale, quindi proteggendola, come si possa esportare questo concetto. Ecco perché l'idea che il parco abbia una sua espansione verso sud, verso la Val Grande, idealmente prosegua nella continuità della wilderness che c'è su queste montagne, è un'idea di creare anche in questo senso un corridoio che mette in contatto le aree protette della Val d'Aosta, il Parco Nazionale francese e tutte e 3 le valli di Lanzo fino ad arrivare alla Val di Susa. In quest'area dell'Alta Val Grande abbiamo sicuramente molte similitudini dal punto di vista sia della vegetazione che della fauna con il resto del Parco del Gran Paradiso, in particolare con la Valle Orco, perché è confinante, quindi sarebbe proprio un proseguimento, no? In questo senso l'Alta Val Grande e il comune di Groscavallo in particolare ci daranno la possibilità di ampliare in modo considerevole il numero di stambecchi all'interno dell'area protetta del Gran Paradiso, che è appunto il nostro animale simbolo, la specie ombrello da cui tutto è partito la storia della conservazione del nostro parco. Sono appena arrivato qua in Val Grande, però diciamo che vedendo queste grandi montagne di granitiche ho già capito, diciamo, vedendo anche la cartina, che le montagne quasi da sole fanno un po' da schermo. Ho visto che non ci sono strade, non ci sono funivie, non ci sono insomma elementi che possano portare quello che adesso va di moda chiamare overtourism, e quindi questa moltitudine di persone che vengono qui magari non tanto per vivere quello che c'è qui, ma quasi più per dire che sono stati qui o far vedere che sono stati qui. Una forse delle caratteristiche del parco è proprio quella che dicevi tu, cioè ci sono poche aree prese d'assalto e per lo più da persone che vanno lì perché c'è già altra gente che ci va. Una valle come questa offre grandissime opportunità per noi proprio per fare una palestra di comportamenti corretti di fruizione della natura. Penso anche ad altre attività che sono esplose anche negli anni recenti, come per esempio
lo sci fuoripista piuttosto che l'arrampicata, spiegare alle persone che queste attività vanno fatte ma che possono anche creare dei danni alla natura è un messaggio importantissimo che va poi trasferito anche al di fuori dell'area protetta. Da Forno al Pigraia, che è questo piccolo borgo a chiusura della Val Grande, è cominciata la parte più montana, più di alta montagna di questa, ho attraversato questo blocco di alta montagna, quindi ho imboccato il vallone di Sea, questo vallone con pareti granitiche e il passo dell'Ometto, questo passo caratteristico con questo gendarme di roccia. Tu cosa ti sei portato? Io ho tortellini, cucinano veloci, sono buoni. Ci sta, perfetto. Te sei già stato in questo posto? Sono stato tanti anni fa. Sì? Sì. Piaciuto? Sì, bei ricordi, però sono passati anni e ero venuto anche più verso la primavera, quindi era leggermente diverso Con la l'ambiente. neve magari anche. C'era ancora qualche chiazza di neve, soprattutto su verso il passo. Dove prosegui? Dopo da Valme devo andare a Pian della Mussa Sì. e poi a Castaldi. Quindi fai da Valme la strada sterrata che arriva al Pian della Mussa. Sì, devo ancora guardare bene, però sì, dovrebbe esserci una strada che permette di non fare Certo, l'asfaltata. la strada che fanno d'inverno con le ciaspole. Ah sì, perché chiudono la strada a Valme, vero? Chiudono la d'inverno. strada d'inverno e la riaprono poi mi pare verso maggio. A maggio, così A tardi? maggio, sì. Perché è un posto che nevica tanto adesso. Ma 1800 metri, Però io... qualche fiocco in più che giù arriva. bivacco molto bello, ben tenuto, sembra una piccola baita e rimane proprio ai piedi dell'Uie di Mondrone, anche questa cima che avevo letto nelle cantine 2009 non arriva neanche a 3000, quindi magari pensavo fosse quasi una cima secondaria, però parlando un po' con la gente i primi giorni tanti me la nominavano e ho capito poi perché comunque una montagna rocciosa che la vedi anche da lontano è un simbolo probabilmente anche per questa zona, per la zona di Valme. E infatti dal bivacco Molino abbastanza velocemente si scende a Valme, quindi si passa alla Valdala. Buongiorno. Cercavo una cartina qua della zona. Sì, va bene, abbiamo diversi tipi che prendono tutta la parte alta delle tre vallate, va bene ok, quelle? perfetto, sì, Ok? sì, Faccio vedere così sì. almeno puoi anche fare un confronto. Ecco,
Guarda, vedi, c'è queste qua, ad esempio è una della zona fraternale, una delle più cercate, e che prende tutte e tre le valli. Nella parte alta è una 25.000. La stessa identica è la storica dell'IGC, che anche lei prende tutte e tre le testate delle valle, praticamente dalla zona di Ala di Stura, nel nostro caso, in su. E anche un pezzettino di Francia, perché noi qua siamo sul confine proprio, e tanti giri che facciamo da Anello, si va fino all'Avero, al Bessan, Bombal, quella zona lì. Poi c'è anche quella della Bassa Valle, ma non credo che questa è dall'altra parte, quella che va giù di là. Ok? Quindi dimmi te quale preferisci, guarda, va bene tutti, costano tutti uguali. Allora, tutte e tre. Una cosa che ho visto in questi giorni, in queste valli, parlando con tante persone, vedi che comunque ci sono ancora delle persone che ci tengono alla valle. Questo è bello per me e mi dà motivo anche di essere qui, perché alla fine io ho sempre paura che la montagna pian piano diventi il parco giochi di chi sta in città, che è fondamentale avere la gente di città, i turisti, perché tengono viva la valle, ma la valle deve anche avere una sua identità, una sua vita, e qui parlando con le persone loro ci tengono a questa cosa. È importante che ci sia luogo, diciamo, di arrivo, luogo turistico, ma che rimanga vivo il paese. Stanotte ero su al bivacco Molino. Sai perché si chiama Molino? No. Molino è stato ho letto qualcosa su, ma non... Sì, è stato un capostazione del soccorso alpino qua di Balme, è stata una grande persona che qui ha fatto veramente tanto. Lui non era di Balme, ma per i suoi meriti alpinistici e altruistici, diciamo, verso gli altri, è stato riconosciuto un grande capo del soccorso alpino, ha fatto tante cose. Come mai il bivacco Molino è stato messo lì? È stato messo lì perché in realtà è alla base dell'Uia di Mondrone, della parete nord. Esatto, però vedevo che in realtà la via di salita per l'Uia di Mondrone non passa al bivacco Molino. La via normale, ci sono due vie normali per l'Uia di Mondrone. Una passa dalla parte di qua, sul versante sud, praticamente, e l'altra addirittura qua da Balme, dal lago Mercury. Di là serve per l'eventuale traversata ad andare al vallone di Sea dall'altra parte, oppure, molto bella, una traversata bellissima, sempre in questa zona vai attraverso una cengia balcone abbastanza esposta, molto particolare, che vai al Ghicet di Sea e scendi poi al Pian della Mussa, dal Pian Ciamarella al Pian della Mussa, molto bello. Però lì ci sono le vie alpinistiche, sulla parete nord ci sono 4-5 vie dove tanti vanno prima a dormire al bivacco Molino per poi fare le vie. Ma li fanno ancora o sono cose che... No, si fanno tante. No, perché ho visto anche al passo l'ometto c'erano dei bollini rossi. Sì, quella è una cresta più facile. Quella è delle vie non normali, è la più facile, che è intorno al 3° grado. Ed è spettacolare perché l'Uia di Mondrone è una roccia che è veramente particolare. Allora dovrò tornare. Soprattutto fare quella lì che hai visto i bollini rossi che sono stati messi solo 2 mesi fa. Sì, perché altrimenti a metà c'è un traverso che qualcuno non trova facilmente, invece adesso con 2 bollini riesci a trovarlo. Se posso farti una battuta, ma credimi vera, è successa la settimana scorsa, qua in negozio c'era anche mia moglie che sentiva, e abbiamo parlato un po' con 2 tedeschi che parlavano anche tutto sommato un pochino di italiano, e hanno detto, parlato che prima andavano sempre in Trentino, eccetera, che Trentino tanto di cappello, magari fossimo noi lustri come il Trentino, ma allora adesso cominciano a preferire una montagna, dicono ora un po' più vera e un po' meno da Luna Park. Ho visto che stava fotografando. Sì, è bello, un bello fresco. È casa sua questa? No, questa non è proprio casa mia, però ho conosciuto i vecchi proprietari. Assieme andavamo a vedere la parte del Ruchas interna che si poteva passare e compagnia bella. Ruchas? Questo il nome
Ruchas perché è costruito sulla roccia. Se lei lo vede da sotto questo, vede proprio che è costruito tutto sulla roccia, anche se Balme è costruito tutto sulla roccia. Mi sono un barman, io sono uno di Balme. Al 100%. Un barman. Mio papà andava con le mucche su in Ciamarella e finita la stagione svernavano e andavano in pianura, come facevano un po' tutte le famiglie, no? La sopravvivenza era anche quella, no? Per il lavoro e compagnia bella. Mio papà è stato sfortunato, nel senso che è stato preso con una rappresaglia perché avevano ucciso dei tedeschi e robe del genere, come si faceva una volta, andavano nelle case e robe del genere, hanno beccato anche mio papà. Mio papà l'hanno preso, lui aveva 21-22 anni, robe del genere, portato alle casermette e di lì in Germania. L'ho portato in Germania e dopo tanti anni abbiamo saputo bene o male dove era mancato. Ho fatto la Ciamarella, ho fatto la Sella dell'Albano, ho fatto Punta delle Serene, Punta Maria e poi maccabilmente ogni estate facevamo le nostre belle gite, no? Lago della Rossa. Il tabellone che c'è lì vicino alla chiesa le ho fatte tutte quelle di tutte di più. Tipo qua anche zona di funghi? Qui non viene il porcino, per il porcino bisogna arrivare dall'Albaro in giù. Tutto quel bosco lì, il bosco che rimane sopra Chialambertetto, quella parte lì, e poi Ala. Ala è il paradiso. Dei porcini. Lì sono i porcini. Io uno spettacolo come quest'anno dei laricini o robe del genere non l'ho mai visto, perché ho sempre visto i funghi un po' a gruppi, no? Proprio a gruppi. È un profumo che è fantastici, proprio belli. Una tinta meravigliosa, belli da vedere. E quelli vengono anche da oltre il paese. Buongiorno. Buongiorno, piacere. Piacere. Sono Polly. Giacomo. Questa è casa sua? Sì, questa qui sì. Questa è la casa vecchia dove ho la stalla e l'abitazione vecchia, poi la frazione prosegue. Vuoi bere un goccio di vino? Ah, vino? Sì. Ah, sì, assaggiamo. Non ne ho tanto, ma... Meno meglio. Cin cin. Io sono nata a Balme, proprio a Balme di fronte alla Roccaforte, in Ruchas. Sono nata in casa, però io poi sull'alpeggio andavo... Facevo un 1008, un 2000 e un 2004. Già a 5 anni i miei nonni mi mandavano già al pascolo. Io sono andata l'anno scorso ai Laghi Verdi dopo tantissimi anni. Poi ho anche 2 protesi, quindi ho dovuto aspettare un po' per andare su. Però dato che sono così, ci sono riuscita benissimo. Ho impiegato tempo perché, come dico sempre io, a me le pietre parlano. È un modo di dire mio, perché tutto dove passo, lì c'era mio zio, mi sedevo, là c'era il vicino di casa che da piccola ti dava la caramellina che non ce ne davano mai, quindi al Perasu parlano. E per me parlano. Fa ridere la cosa, perché difatti mia sorella che subito non ha capito il senso, me l'ha chiesto anche lei. Ma cosa parli con le pietre? Adesso stai dando i numeri. Noi abbiamo anche salvato tanti ebrei, perché il mio nonno di Balme era podestà
in comune. Comune a Valme? A Valme. L'altro mio nonno da questo alpeggio che c'è su a Punta delle Serene. Mio nonno le mandava su di notte o quando riusciva gli ebrei a dormire su. All'alpeggio? All'alpeggio, che si chiama Giasset. Di lì li nascondevano, difatti ci sono ancora dei nascondigli perché è abbastanza visibile, quindi avevano tempo di andarsi a nascondere nella pietraia. Hanno fatto, sembrano stallette di capra e invece nascondevano gli ebrei lì. E poi li portavano poi in Francia. Appena era tutto tranquillo li portavano, svalicavano, li portavano a Bessan. Da Bessan li prendevano altri e li avevano salvati in quella maniera. E tu qua cosa sei venuto a fare qui? Hai freddo? Dove vai? Ah, no, io sono arrivato dal bivacco Molino. Ah, ok. E adesso devo andare a Gastaldi, Lago della Rossa. Quelli sono belli. Ci sono dei posti che può andare qualsiasi turista. Noi li chiamiamo in dialetto patachin. Ok. Invece ci sono proprio delle montagne che se non hai un minimo di capacità non puoi andarci su. Mi ha raccontato anche un po' di aneddoti legati alle masche. Anche in queste zone qua c'erano? Sì, anche in questa zona sulle masche ce ne sono. Io ho assistito al fuoco fasciato, che era anche lì una leggenda di masche, che c'era sto bambino che era morto e tornava ogni tanto sulla terra sotto sembianze di fuoco. Però io poi l'ho visto in realtà. Vedo sta palla gialla con un po' di arancione, con dei bordini, sembrano quasi raggi, ma non raggi come il sole, più striati. Scendevo dall'alpeggio di qua, lui sbucava dal Sarvin, in pratica io tutto giù lungo la strada l'ho sempre visto. Poi ho ragionato bene, ho detto ma no, ho anche studiato che sono quei gas che si sprigionano. Però con i racconti che mi facevano mia nonna e ancora anche mia bisnonna, io sono stata molto veloce a scendere quel pezzo tutto nelle piante. Sono arrivata alla cascata di Balme, sono andata a casa e mia madre mi ricordo che mi fa: ma sei arrivata presto stamattina, ma stai zitta che ho visto il fuoco fasciato. Ma figurati, invece no. Allora arrivano le mucche. Guarda la mia volpina. Scusami, Gioia! Gioia! Dai, dai! 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 Gioia! Livello, sono passaggi. Falli calare giù allora. Dovevano scendere dietro a Jacopo, invece sono scappate per il prato e le devono portare giù a Balme queste qui. Ma è una cosa normale, quelle di correre in continuo dietro loro c'è. Qui ce n'è ancora uno, libero cittadino. Calcagni riesce a farlo calare giù. Da Balme poi si passa al Pian della Mussa, che è questo pianoro di chilometri con un bel torrente, con le mucche al pascolo, con verdi prati e anche grandi pareti di roccia dove è possibile vedere gipeti, dove è possibile vedere l'aquila, quindi una zona di grande affluenza turistica ma anche di grande interesse naturalistico, quindi questo connubio che si realizza. Gli stambecchi ti accompagnano per tutto il viaggio, per tutta la parte montana delle valli di Lanzo, quindi creando anche una contiguità col vicino parco del Gran Paradiso.
Ciao Giacomo. Ciao Maurizio, com'è? Ben trovato. Io sono venuto un po' presto stamattina, ho fatto già un po' di osservazione. Ne hai visti oggi? Sì, no, gipeti oggi no, però grifoni se ne sono fatti vedere un paio, più l'aquila reale qui è stabile, quindi si fanno delle belle osservazioni. Quindi qui avete un mix aquila, grifone, gipeto che... Certo, qua noi riusciamo a che vedere. immagino magari ogni tanto si contenderanno il territorio anche, no? È un discorso un po' complicato perché tra l'aquila e il gipeto, nei primi tempi, quando il territorio è nuovo, nel senso è stato acquisito da poco dal gipeto, allora c'è bisogno di definire le gerarchie e i confini. E quindi io ho anche già potuto osservare, filmare delle azioni di attacchi tra aquila reale e gipeto. Sì, mi era capitato anche a me di fare delle foto con tanto di aggancio sì, e poi precipitando. Sì, poi mi sono spettacolare. anche domandato che l'aquila è un predatore, il gipeto invece principalmente si ciba di ossa. Certo. Però vanno comunque in competizione un pochino per il territorio, anche se hanno, diciamo, prede differenti. È una dieta differenziata. No. E il gipeto è l'animale di alta montagna in assoluto, non c'è nessuno. Anche l'aquila reale, che c'è lo stereotipo di pensarla di montagna. Ecco, in realtà il territorio ideale di un'aquila reale è molto più in basso. Un'altezza media di nidificazione, che ovviamente è sempre nella zona più bassa del suo territorio, per l'aquila reale va dai 1200 ai 1500, poi la puoi trovare anche 2000 eccezionalmente, però il suo classico è quello. Poi se è forzata da diversi fattori, allora è chiaro che si può spostare. Invece il gipeto, lui normalmente va dai 2002-2003 in su. Anche per la nidificazione. Quindi. Per la nidificazione non hai problemi come l'aquila reale. L'aquila reale deve catturare una preda, magari un ungulato, e quindi è pesante, quindi lo va a cacciare più in alto del suo territorio e lo porta giù. Invece il gipeto questo problema non ce l'ha. Il re e lo stambecco ce ne sono moltissimi, poi ci sono i punti dove sono molti di più e altri un po' di meno, però tutte e tre le valli si vedono abbastanza facilmente. È molto caratteristico, per esempio, visto che siamo qua in Valdala, nel periodo tra aprile e maggio, dipende un po' dall'annata, scendono giù fino al paese di Balme e tu mentre che passeggi per il paese te li trovi che ti camminano intorno, è un fatto molto spettacolare. Questa cima qua che vediamo è quella che rimane... Questa qua è Roccaturo. Che è quella vicino al Gastaldi, sì, giusto? È quella che precede il Gastaldi. Quindi... È una classica meta quando si sale su. Quindi riesco a salire dal Gastaldi, posso fare un giro? Ma è facile, perché qua comincia la parte alta, diciamo, del sentiero che va su al Gastaldi. Il Gastaldi rimane là dietro a sinistra e appena prima del rifugio gira a destra, c'è un prattone. E arrivi su in cima, è bella, facilissima camminata. Così, no. È estremamente panoramica perché come vedi da su tutta la valle. Visto, vedo che si vede giù bene. Sì, invece questo è Pian dei Morti. Si chiama così perché avevano trovato anni fa dei resti di soldati probabilmente francesi in fuga dall'Italia, allora è rimasto questo nome. Ah, guarda, c'è anche una fetta di torta. Dai, se vuoi. Grandioso, torta di mele. Non dico di no, Giacomo. Grazie mille, te ne rubo solo un pezzetto. Grazie mille. Da qua si vede tutto il piano. Quanti chilometri sono? Piano giù. Sono 2,5 chilometri il piano. E poi ce ne sono altri 2,5 fino alle case di Balme. Infatti non era corta. No, d'inverno che la strada è chiusa, che si viene su a piedi, ci vanno siamo ancora più lunga.
un buon 3/4 d'ora a fare il piano. Ma quindi te come guida principalmente come va le stagioni? Lavori più d'inverno, più d'estate? Ma riesco a lavorare tutte le stagioni. Una delle fortune di queste valli è che hanno varie situazioni. Di là per esempio, non so se hai visto tutte le pareti della Valle di Sea. Ah sì, qualcosa sì. Sono bellissime. La Valle di Sea è nata un po' come l'alter ego della Valle dell'Orco durante il Nuovo Mattino, proprio perché pareti anche già un po' più lontane, c'è un po' più da camminare per andarci, che da un lato è sicuramente più faticoso, ma dall'altro contribuisce a tenerlo un pochettino più selvagge. D'inverno, perlomeno, io lavoro tanto con le cascate, proprio qua nell'Alta Valdala, davanti al rifugio, ci sono delle cascate famose, aperte da Grassi agli albori del cascatismo. Si formano ancora? Sì. Allora, anche lì sicuramente negli ultimi anni si soffre un po' questi inverni un po' più miti, però molte rimangono, comunque sono più o meno tutte sui 2000 metri di quota nord, quindi insomma... Nei valloni dentro di là? Sono tutte qua sotto, sono al fondo dell'anfiteatro. Dove si vede acqua scendere? Esatto, magari... per esempio là sbuca la famosa cascata del Pian dei Morti, che è uno dei must qua della zona. L'altra valle che c'è dall'altra parte è la Valle di Viù, ed è una valle, per esempio, io lo uso tantissimo per l'escursionismo, perché anche lì posti isolati, posti selvaggi, ci sono dei laghi molto belli, quindi devo dire che durante tutte le stagioni qua, soprattutto in primavera, ci sono delle gran gite di scialpinismo, anche quelle abbastanza lunghe eccetera, ma col rifugio Gastaldi, quando fa l'apertura primaverile... Sì, infatti ho sempre visto, sono scialpinista anch'io, abbastanza incallito, e ho sempre sentito un po' parlare della Ciamarella più che altro, però immagino che ce ne saranno 1000 da fare, ovviamente quella perché è la più alta. Esatto, la Ciamarella qua è sicuramente quella più emblematica perché è la più alta, quella un pochettino più famosa, e anche di conseguenza quella un pochettino più delicata, che poi rischi di bucare il weekend perché magari sono più le volte che poi non vai in condizioni. Ma qua ci sono dei giri al di là della Ciamarella bellissimi, giri ad anello, magari dove fai anche meno dislivello o più distribuito durante l'arco della giornata. Come sciata più remunerativa. Assolutamente sì. Ciamarella è bella al mattino, vero? Poi pomeriggio va in ombra qua la parete. Sì, pomeriggio tardi. Poi questo è un posto dove ogni tanto al pomeriggio arrivano sulle nebbie, vedi già anche quelle nuvole lì. Eccomi, Giacomo. Ciao Monica. Ciao. Allora, come sta andando la stagione? Ma dai, bene, non ci lamentiamo. Da quanti anni è che sei qua? Questo è solo il mio secondo anno, però è il primo anno come titolare in società con Roberto, che mi ha dato questa grande opportunità. Come responsabile è ancora un pochino più impegnativo, sì. Perché qua comunque passano vari GTA, vari percorsi, diciamo. Sì, in particolar modo qui passa il Tour della Bessanese, che coinvolge 3 rifugi, il nostro, il Gastaldi, il Cibrario e la Verolle sul fronte francese. Ti capitano anche persone, non so, alpinisti che arrivano tardi la sera, che magari si attardano, oppure... Sì, l'anno scorso proprio un caso simile, tre ragazzi abbastanza spavaldi che erano stati ospiti da noi, sono partiti con un po' di ritardo rispetto alle solite tempistiche,
e hanno avuto delle difficoltà in cima allo spigolo murale alla Bessanese, sono rientrati alle 3:30 di notte. Sì, il bello del rifugio di alta quota, io dico il bello perché per me è questo il punto centrale, è che sei un punto di riferimento. Io ho dato nome a questa nuova società che si chiama Altra Quota, volendo in qualche modo ricalibrare un po' il senso della parola rifugio, cioè ritornare veramente a intendere il rifugio come luogo di protezione, di accoglienza. Principalmente il mio obiettivo sarebbe quello di coinvolgere delle associazioni che si occupano di aiutare donne che hanno subito violenze o stalking e poter darle protezione in questo rifugio e dare loro la possibilità di ricostruirsi, di recuperare l'autostima che spesso in queste vicende viene totalmente distrutta e potersi creare una sorta di indipendenza anche economica. E quindi mi piacerebbe molto che il rifugio Gastaldi diventasse rifugio in tutti i sensi. Ciao, salve. Arrivi da Ciprario? Sì, vengo dal rifugio Ciprario. Sì. È bellissima. Bellissimo, sì. Il cibo è bene anche. E per la strada si fa il colle, quello lì che si vede, e poi giù, giusto? Sì, ma alla izquierda. Ah, ok. Left Sinistra, to the left. sinistra. Sinistra. Ok. Buona giornata. A te, buona camminata. Ciao. Sì, ciao. Bella grande questa diga. Sì, diciamo che grande, tiene quando ha quota 2718 un 9 milioni di metri cubi. Ma tra l'altro siamo anche in 2700. 2000 è la quota qua del parapetto e 2720. Che bel muraglione, ma vengono anche gli stambecchi a leccare le sale anche qua? Sì, c'è il salnit che praticamente mette fuori il cemento e quindi sono molto ghiotti. È difficile capire come fanno a stare lì, ma sembra che abbiano le ventose addirittura. Sono esperti. Com'era in quegli anni lavorare qua alla diga? E abitavamo in quella casa che c'è laggiù. In autunno si faceva una riserva per l'inverno, la spesa invernale si chiamava. Si faceva una grande spesa, diciamo quintali di patate, scatolame, pasta, olio. Sembrava un po' di conquistare sempre qualcosa di più perché allora si arrivava dal poco, dal niente, quindi tutto era buono. Ecco, la scelta di fare il guardiano, di venire a vivere qua, bisogna anche che piace stare in montagna, che piace la montagna e accettare i posti in solitudine come questi
e praticamente capire che poi alla fine, se il tuo lavoro che è stata una scelta, di accettarlo, di farlo come lavoro. Ad esempio io sono il vecchio guardiano e invece Stefano è l'attuale guardiano, e dal 1963 al 2025 praticamente credo ci sia anche molta differenza nel modo di fare questo lavoro. Ma ho visto che anche che c'è un bivacco, ma lo gestite da voi? Questo bivacco qua è gestito dal CAI e noi magari capita che andiamo a fare un pochettino di manutenzione perché è appunto attaccato alla nostra casa di guardia, e molta gente passa di qua, molti turisti che fanno il tour della Bessanese. Fa anche piacere dare aiuto a gente che ha ancora voglia di far fatica in montagna, fare escursioni, fare dell'alpinismo, è sempre bello. Diciamo che in queste valli non c'è forse il posto wow dove direi a un mio amico fotografo che vuole venire e dico: ma guarda, vai lì all'alba, vai lì a quell'orario lì e farai quella foto fantastica. Ho fotografato, non so, i stambecchi sulla diga del lago della Rossa, ma magari torni 10 volte e non ci sono. Ci sono invece luoghi ormai dove la foto è sempre la stessa, che questo è un plus magari per quel luogo, però non ha un valore forse, perché tutti fanno la stessa foto. È come mettersi in fila, chiedi permesso, arrivi lì, fai la foto uguale a tutti, poi te la fanno e sei tu che hai una foto uguale a milioni di persone. E questo è forse un po' il bello anche di queste valli, che non c'è il luogo dove farai la tua foto più bella, ma se andassimo magari in 100 persone, fotografi, escursionisti, ognuno farebbe delle foto diverse. Dal rifugio Cibrario sono poi salito al Col Sulé, dove da qui a testa sulla, dove ho fatto forse l'alba più bella di questi giorni. Quando sei lì col vento, con un po' di neve, con le rocce che sono anche scivolose, non è mare il massimo, però la montagna è anche questo. Ho trovato anche tanti, quasi diciamo, dei resti dimenticati, e questi ruderi che erano su nei pressi dei laghi dell'Autaré erano proprio quello che era il Vallo Alpino, la difesa tra Italia e Francia durante la Seconda Guerra Mondiale. Da lì il Colle dell'Autaré,
Colle del Touré, posto emblematico, con questi passaggi storici, questi laghi, questo confine con la Francia che non ho potuto ammirare bene perché l'anemia mi ha detto oggi no. Dalle nebbie del Col de Lautaret ho poi iniziato una lunghissima discesa per arrivare giù al lago di Malchaussia e anche questo vallone si è rivelato molto interessante. Allora, qua siamo vicino a una postazione del Vallo Alpino, come quelle che hai visto all'Autaret. Quella che hai visto all'Autaret era demolita, invece questa è ancora intatta. Questa è chiamata 201, venivano numerate per il Vallo Alpino, venivano numerate proprio una ognuna. Ogni valle aveva la propria numerazione e questa è la 201. Ce ne sono altre qua in zona, ce n'è una lassù che è la 202 e poi a Piansulè ci sono altre due postazioni, sono 203 e 204. Tutte e due sono armate con mitragliatrici, 2 mitragliatrici Fiat, la Fiat costruiva mitragliatrici in quel periodo. Quello che serviva alla postazione era difendere il confine, quindi il confine è proprio qua, lo spartiacque di queste montagne, e sparavano in quella direzione. Oltre alla postazione c'era una batteria che invece è da quel lato di là, c'erano proprio dei cannoni che hanno portato fin lassù. L'hanno portati su con la Decoville, molto interessante perché hanno posizionato i cannoni sulla Decoville, l'hanno portati fino qua e poi tramite un sentiero impegnativo, ciottolato, fatto apposta per portare sui cannoni, l'hanno piazzati lassù e sparavano oltre il confine. Da me ad esempio, quando hanno fatto la prima guerra mondiale c'era stata la problematica del dubbio di mandare a combattere gente della valle perché si pensava che magari, nel nostro caso coi tirolesi, quindi ad esempio qua con la seconda guerra mondiale, i piemontesi coi francesi. Chi hanno messo a combattere sul confine erano proprio persone che erano parenti, quindi si sono trovati sul confine di queste montagne sparandosi addosso e non sparavano. Quindi infatti nella seconda guerra mondiale, visto che nessuno sparava, sparare addosso ai propri persone care non aveva senso, toglievano l'esercito, questi gruppi di soldati li spostavano in Trentino, altre parti, o li mandavano in Africa, in Russia, eccetera, e prendevano altre persone dal sud Italia, dall'est, eccetera, e li mettevano a combattere in quota. Non è che poi si sparassero addosso tanto, perché comunque le opere del Vallo Alpino hanno, come dicevo, sparato molto poco. Andiamo a sederci sopra. Lassù vedi c'è la caserma degli Alpini, quella lì è una caserma di fine 800, proprio tutto a fianco, tutto attorno alle pareti delle rocce, è pieno di scritte. I cellulari non erano ancora stati inventati e quindi dovevano trovare un modo per scrivere. Quindi tutti i loro pensieri, il fatto che fossero stati qua, che avessero combattuto, lo scrivevano sulle rocce. Quindi è bello perché tutta la montagna lì sopra è tutta una scritta, è pieno, proprio tutti i nomi dei soldati, il nome del battaglione, viva, tanti viva. Alcuni scrivono anche viva il duce, però bisogna anche pensare un po' al periodo. Ovviamente loro erano contenti, alcuni erano contenti di essere qua e combattere per la patria. Se no altri viva erano il classico viva e il anno di nascita. Quindi c'era la loro data di nascita, viva 1909, vuol dire che era la loro classe, quindi scrivevano il loro nome, cognome e la data di nascita. E questo è interessante proprio per le ricerche, perché comunque uno da quello riesce a capire chi c'era qua effettivamente. Dal cognome si riesce a risalire a tutte le informazioni dei soldati, e ce n'è migliaia lì sopra. Queste opere sono state alcune, può darsi anche tutte, sono state riprese poi dall'esercito tedesco, perché qua c'è stato anche l'esercito tedesco che ha occupato le postazioni, le ha usate e poi sono scappati loro, sono arrivate la resistenza.
Le valli di Lanzo sono molto famose sulla resistenza. Anche le persone che erano qua di presidio durante la seconda guerra mondiale, che combattevano nella Guardia della Frontiera oppure erano alpini, alcuni sono rimasti a combattere fino al 1945, si sono uniti alla resistenza e hanno cercato di salvare il più possibile, anche portare gente al di là del confine. Dal lago di Malciussia sono arrivato poi a Usseglio, che rappresenta, diciamo, la chiusura del blocco alpino di questa traversata, quindi ritorno al fondovalle, ritorno alla possibilità di dormire in un albergo, quindi vedere un paese, tra l'altro un paese che si intuisce che negli anni passati ha rappresentato qualcosa di importante per il turismo e probabilmente anche per le realtà piemontesi, torinesi. Da Usseglio poi parte l'ultimo blocco di questa traversata, che è quella, la parte più facile, perché non ci sono più grandi salite, non ci sono più grandi montagne, percorsi più di fondovalle, e l'interesse naturalistico e paesaggistico lascia un po' spazio invece a quelli culturali. A Lemi, ad esempio, c'è la cappella di San Giulio e lì vicino il ponte in pietra medievale, che sono delle piccole perle che meritano la visita. Facciamo la GTA, ma abbiamo fatto un giorno di riposo a Balme e domani continuiamo. Quindi domani dove andate? Direzione Susa, c'è il rifugio Volpot e poi il Colle Croceferrato. Croceferrato, sì. E poi vediamo, dipende dal tempo. Stasera dormiamo a Usseglio. Andate a piedi o aspettate? Adesso prendiamo il pullman. Sì, ok. Sì. Uns wohlgefühlt, oder? Yes. Sì. We enjoyed it. Birra Pian della Mussa, assaggiata? Abbiamo bevuto la birra. Il birrificio non abbiamo visitato, ma la birra abbiamo bevuta. A Viu poi è cominciata la mia ultima tappa. Salendo al Colle di Chialmetta ho attraversato questo bosco, questa faggeta, e il meteo non era bello, c'era un mix tra una nebbiolina, una pioviggine, però questo ha creato un'atmosfera quasi magica. Quasi uscendo dal bosco a un certo punto ho visto che stava cambiando il tempo e alla fine un raggio di sole, questo raggio di sole che entrava dentro agli alberi e creava delle atmosfere stranissime. Io odio la nebbia, diciamo non penso che tanti l'amino, però io la odio perché
sia da fotografo che da escursionista alpinista a cui piace girare a vista. A me piace ancora girare a vista, nel senso che conosco le cartine, conosco le zone, ma mi piace guardare con gli occhi e pensare dove passare al di là del sentiero, quindi se ci vedo posso farlo, se non ci vedo devo attenermi alla linea tratteggiata che mi è stata dettata. Però poi a freddo ci pensi e dici, se noi vediamo tutto, crediamo di aver visto tutto, mettiamo quasi una X su un posto e diciamo ma qui sono già stato, bene, cambio valle. E magari la nebbia ce lo ricorda, ci dà quasi un'opportunità, non è un limite ma un'opportunità di tornare magari con un'occasione diversa, a fare qualcos'altro oppure a vedere quello che non avevamo visto. Poi dal colle infine l'ultima discesa e l'arrivo di nuovo a Pessinetto, dove tutto è cominciato e dove tutto è finito, oppure tutto è cominciato di nuovo.